Amici carissimi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente torniamo a parlare di auto, moto, e-bike, sport all'aperto, qualsiasi cosa a che fare con un compressorino portatile. E nello specifico parleremo di questo AS Max, ha delle caratteristiche veramente interessanti ad un costo accettabile. Venite! Eccoci qua ragazzi, allora come vi dicevo questo AS Max modello T10 ha delle caratteristiche molto interessanti, vi dico le più importanti senza che vi metta a fare il pippone ogni volta. Ha una batteria da 7500 mAh che consente veramente un numero di cicli di gonfiaggio straordinario, il peso è di 550 grammi, quindi una mezza chilata. Ha la possibilità di arrivare fino a 160 psi, quindi supporta la regolazione della pressione e conversione di unità di misura, quindi possiamo utilizzarlo sia con psi, bar ed altro. Tutto si regola dal menu di questo compressorino. Ha un meccanismo di blocco e sblocco rapido, si collega e si scollega in pochi secondi ragazzi, non ha il classico tubetto dove si avvita ma ha un incastro, quindi a baionetta si inserisce e si gira, è molto ma molto comodo. Ha uno schermo LED dove all'interno troviamo tutte le pressioni dei pneumatici, quindi sia in bar che in PSI ed altro. Possiamo accendere e spegnere direttamente un LED multifunzione. Insomma, si può impostare tutto da quel display. Devo dire che si vede anche molto bene, a differenza di altri compressorini che alla luce del sole, ragazzi, non si vedeva una beata minchia. Ed infine ha la possibilità di poter essere utilizzato come power bank per ricaricare dispositivi, telefoni, tablet ed altro, quindi vedete che è veramente molto ma molto interessante. Costo, come vi dicevo, non è esageratissimo, costa circa 60 euro su Amazon, poi qua sotto vi lascio tutti i link nella descrizione e c'è un codice sconto del 10% direttamente su Amazon. Quindi vedete voi se può fare a caso vostro. Detto questo andiamo a vedere subito il contenuto della confezione, vediamo cosa c'è al suo interno e poi ci trasferiamo fuori per andare a strapazzare un attimino questo compressorino. Allora, abbiamo visto il contenuto di questo compressorino che è in linea con gli altri che ho potuto provare, ovviamente, non è che ci possono mettere cose particolari. E abbiamo un libretto di uso e manutenzione anche in italiano, quindi è molto semplice andare a configurare il tutto. Troviamo uno spillo per gonfiare palloni e un adattatore per le bici, quindi per gonfiare qualsiasi tipo di pneumatico. Abbiamo un cavetto con USB tipo A, USB tipo C. Abbiamo il tubo lungo una trentina di centimetri con la parte che va a essere avvitata alla valvola del pneumatico e l'innesto rapido, quindi va inserito e ruotato e abbiamo già agganciato il tubo, quindi siamo operativi. Poi abbiamo una sacchetta per riporre il tutto. Allora andiamo a vedere un attimino le funzioni di questo compressore. Vedete qui c'è il LED, quindi per accendere spellicoliamo. Per accendere lo stesso basta tenere premuto sul simbolo di accensione e questo va ad accendersi, dove mostra il livello della batteria e le impostazioni per il gonfiaggio della tua vettura. In questo caso è impostato a 2.3 bar, ok? Da qui possiamo andare a aumentare o diminuire la pressione che vogliamo. Da qui si accende il LED con le varie modalità,
questa è luce fissa, poi abbiamo lampeggiante, SOS, insomma le solite modalità che si trovano su altri compressorini. E qui abbiamo il menu per impostare auto, quindi per diciamo per il gonfiaggio già preselezionato che vogliamo anche che possiamo anche modificare, auto, moto, biciclette e palloni. Ok, per modificare lo stesso basta anche qui andare a aumentare o diminuire la pressione. Se invece vogliamo andare a modificare il suo interno, teniamo premuto il pulsante di menu e vedete qui cambia la modalità di gonfiaggio. E da qui torniamo al menu principale. Stop, semplicissimo ragazzi, e per utilizzarlo basta cliccare sul pulsantino di accensione e parte il compressorino. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Abbiamo visto la spremitura di questo compressore della S-Max modello T10. Come ogni recensione, al termine esprimo il mio giudizio personale, quindi può essere sia positivo che negativo, ovviamente. La prima cosa che mi è piaciuta è sicuramente l'attacco rapido, però quando ho utilizzato questo compressore in maniera molto consistente, il tubo si è scollegato. Andiamo bene. Secondo me è un po' delicato questo attacco, anche se vi posso garantire che durante l'utilizzo quotidiano non si è mai scollegato. La seconda cosa che mi è piaciuta molto è per quanto riguarda l'utilizzo come power bank.
buona la durata della batteria da 7500 mAh. La rumorosità è in linea con gli altri compressorini, quindi non disturba assolutamente, anzi devo dire che è un po' più soft rispetto agli altri. Avete visto che parte diciamo piano e poi aumenta. Ovviamente ragazzi sono senza tubo, vi faccio sentire con il tubo, è molto meno rumoroso. Metto il silenziatore. Quindi devo dire che non è assolutamente male. Le cose che non mi sono proprio andate giù di questo compressorino della S-Max quali sono? Sostanzialmente sono due. Ma una è una cagata pazzesca! E mi spiego. Solitamente acquistiamo questi compressorini portatili per un motivo, e cioè per un motivo di emergenza. Se dovessimo utilizzare questo compressorino e abbiamo la batteria scarica, cosa ci facciamo con questo compressorino? La beata minchia! Sì ragazzi, purtroppo sì. Una cosa veramente inconcepibile. Di solito si utilizzano sulle nostre autovetture, quindi non è possibile, non è concepibile questa cosa, che durante la ricarica non si possa utilizzare il compressorino, a differenza di tanti altri che ne ho provati ragazzi. Quindi o ricarichiamo la batteria o utilizziamo il compressore. Se abbiamo la batteria scarica, che facciamo? Aspettiamo magari in autostrada che si carica la batteria del compressorino. Questa cosa ragazzi non mi è andata proprio giù. Non è possibile. La cosa concepibile di questi compressorini è che se hanno la batteria scarica colleghiamo lo spinottino alla presa accendisigari della nostra autovettura e possiamo utilizzarlo. Quindi assicuratevi che la batteria di questo compressorino portatile sia sempre carica al 100%, perché altrimenti rischiate di portarvi appresso un accessorio che non potete utilizzare quando serve, e sarebbe veramente il colmo. E che cazzo! La seconda cosa che non mi è piaciuta è per quanto riguarda la protezione del display. Avete presente il display della nostra Nissan Qashqai? Come si graffia? A guardarlo. In che senso? Quindi non fissate per troppo tempo questo display perché si graffia, ragazzi, è una cosa mostruosa. Detto questo, mi taccio. Vi ricordo che qua sotto trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere le caratteristiche di questo accessorio e per chi vorrà acquistarlo, e saprò eventuali codici sconto. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace come sempre, grazie di cuore, e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao! Mi raccomando, caricate sempre la batteria, altrimenti so cazzi.